Bentornati sul canale, dalla Fara, da Fuz e da Zelda. Oggi parliamo di Rotary, Re Rotary. Come sempre, grazie ai nostri Patreon, ai nostri abbonati, ci aiutate tantissimo a portare avanti i nostri progetti, quelli nel bosco, in archeologia sperimentale, questi dei video, avrete visto di recente anche le didattiche e le conferenze, grazie mille. Grazie ovviamente anche a chi non se lo può permettere o non se la sente di supportarci in quella maniera, ma anche semplicemente guardando i video fino alla fine e condividendoli ci siete di grandissimo aiuto. Grazie mille. Oggi riprendiamo il percorso che abbiamo iniziato in realtà diversi mesi fa col video su Alboino e poi alcune settimane fa con il video su Teodolinda. Ci dedichiamo cioè a un video biografico su un'importante figura longobarda. Oggi parliamo di Re Rotary. Siamo nel VII secolo e Re Rotary è arcinoto per il suo omonimo editto. Ma proviamo un pochino a capire chi era, come sale al trono e soprattutto anche chi era la sua consorte Gundeperga e perché è così importante. Parlare di Rotary vuol dire parlare del primo periodo di ripresa dell'espansionismo longobardo dopo un periodo di abbastanza calma seguito alla politica di Agilulfo e del suo successore e che tendeva a mantenere dei rapporti pacifici con Roma e con Bisanzio. Nel 536, quando Rotary ascende al trono, lo scenario però si è fatto diverso. Costantinopoli in particolare ha diverse beghe da gestire in Oriente e quindi il territorio italiano sembra essere meno controllato, meno problematico da gestire e soprattutto pare essere la buona occasione per risolvere alcune questioni sospese. È in questo contesto che negli anni del suo regno Re Rotary conquisterà la Liguria, rimasta ancora esterna al regno fino a quel momento, e soprattutto distruggerà e conquisterà Opitergium, Oderzo, in Veneto. Può sembrare un episodio minore, ma la presenza bizantina, che proprio attraverso Opitergium si incanalava bloccando le vie di comunicazione fra il centro del regno nella Langobardia Maior e il ducato parzialmente indipendentista del Friuli nell'Austria più estrema, ecco, questo cuneo serviva un po' da separazione fra queste due aree del regno e di conseguenza permetteva un certo autonomismo al ducato friulano. A Zelda piace molto l'elmo lamellare. Con l'eliminazione di questo cuneo nel territorio dell'entroterra veneto si eliminano anche le problematiche di comunicazione e quindi anche di controllo da parte del re verso il ducato del Friuli. Ma come sale al trono questo Rotary della dinastia degli Aroldi, quindi non noto, non parte della dinastia regia longobarda, e fino ad allora duca di Brescia? Beh, sale al potere con un meccanismo che è molto simile a quello che abbiamo visto applicare da Teodolinda con i suoi re, ovvero il re precedente, Arioaldo, muore senza eredi e nuovamente, come era successo ai tempi di Teodolinda, la regina Gundeperga, figlia di Teodolinda da Agilulfo e quindi discendente della famiglia regnante longobarda dei Letingi, ecco che nuovamente alla regina viene concesso il diritto di scegliersi il nuovo re. Ora, questa è la narrazione che ne viene fatta normalmente nelle fonti, ma è molto probabile che in realtà, considerando anche poi il minor spessore politico che questa Gundeperga sembrava avere rispetto alla madre Teodolinda, dicevo, è molto probabile che in realtà la scelta venisse fatta dal Gairetings, dall'assemblea degli uomini liberi, o in questo caso ormai nel VII secolo dei più ricchi e potenti fra i duchi longobardi, e che a lei venisse concesso solo semplicemente di accettare questa decisione, ma resta comunque il fatto che l'autorità, la regalità passa attraverso questa linea di discendenza. Ecco quindi che Gundeperga sceglie Rotary come re.
Apriamo un attimino una parentesi su questa regina. Abbiamo detto che è figlia di Teodolinda. Nella sua storia personale si susseguono alcuni racconti piuttosto confusi. Le fonti principali sono Fredegario, quindi una fonte franca, e poi il nostro Paolo Diacono, nell'Historia Longobardorum. Quello che si sa per certo è che nel corso della sua carriera da regina ella viene allontanata, forse viene accusata anche di tradimento, e poi l'accusa decade e viene rinsignita nel suo ruolo. La cosa un po' confusa è che, ad esempio, Paolo attribuisce questi avvenimenti nel regno del figlio di Rotari, quindi confondendo le cronologie. E Fredegario pare voler sottolineare le sfortune di questa regina, che sarebbe stata allontanata tanto dal primo marito quanto dal secondo, descritto come un donnaiolo. Ora, è probabile che in questa confusione comunque il fatto che l'allontanamento, l'accusa di tradimento venga citata più volte sia effettivamente un episodio accaduto nella sua vita. Diventa molto interessante nell'ottica in cui viene raccontata la risoluzione di questo episodio dalla fonte franca. Dalla fonte franca, infatti, viene detto che emissari del re Merovingio arrivano alla corte longobarda e sostanzialmente riportano Rotari, che si era dimostrato un lascivo, che si perdeva con 1000 concubine e che aveva allontanato la moglie costringendola a una vita monacale. Ecco, gli emissari franchi lo costringono a riprendere con sé la moglie e a ricollocarla nell'autorità che le era propria e dovuta, perché Fredegario ci dice ella era di stirpe franca. Se ricordate il video su Teodolinda, però Teodolinda era di stirpe bavara, o al massimo bavaro-longobarda, discendendo da quel re Wacco o Waccone della stirpe dei Letingi. Allora, questo riferimento alla ipotetica stirpe franca di Gundeperga lascia intendere due cose. La prima è che la storia delle antenate di questa regina non si discostava molto dalla sua e che quindi avevano avuto più mariti, tra cui dei franchi, come vedremo. E poi che forse, vista la sconfitta dei Bavari da mano dei Franchi e l'annessione del Ducato Bavaro al regno franco, in questa fase la storiografia filofranca tende a riscrivere la storia, a applicare cioè un certo revisionismo. E quindi se Teodolinda e Gundeperga discendevano da Garibaldo, duca di Baviera, ma la Baviera era adesso un territorio franco, loro erano di stirpe franca. L'aggancio dinastico invece alla stirpe franca si potrebbe andare a cercare 2 generazioni addietro, ovvero noi abbiamo detto che tutta la discendenza dei Letingi parte da Wacco. Vi faccio vedere un piccolo albero genealogico in cui in verde vengono rappresentate le linee principali, giusto Zelda, quelle cioè che ci portano da Wacco a Rotari, e in blu quelle secondarie. Dicevo, notiamo come Wacco abbia 2 figlie, Visegarda e Valdrada. Visegarda è quella forse più famosa anche per il ritrovamento del tesoro a lei attribuito, ma quella che a noi interessa oggi è Valdrada. Valdrada pare andare in sposa a uno dei re franchi della sua generazione e alla morte di questo, quando i territori del suo regno vengono assimilati nell'unico regno franco di Clotario I, pare passare di mano e diventare moglie anche di Clotario I. Al termine di questo matrimonio, una fine voluta dalla Chiesa che vedeva come scandalosa questa unione del nuovo re con l'ex regina del re precedente suo parente, lei viene ripudiata e diventa finalmente moglie di Garibaldo, duca di Baviera. Da Garibaldo avremo quindi il duca di Asti, ma soprattutto Teodolinda, e da Teodolinda avremo Gundeperga. Capite però che nella prima fase della vita della nonna di Gundeperga, in effetti i rapporti con la corte franca sono molto stretti, ma non ci sono motivi per attribuire una discendenza franca. Probabilmente è quindi più corretta la visione che vuole vedere un revisionismo della dinastia in chiave filofranca dopo la conquista della Baviera. Revisionismo ovviamente di parte franca. Torniamo al nostro Rotari.
Rotary appunto era duca di Brescia e Gundenberga era sposata con Arioaldo. Arioaldo muore, il Geirettings insieme a Gundeperga, non sappiamo in quale misura, sceglie Rotary come nuovo re, Rotary viene eletto. Fra le sue azioni c'è questa politica piuttosto aggressiva e innovativa di ampliamento dei territori del regno, e dall'altra parte il suo più grande operato e la sua più grande mossa politica è la creazione dell'editto di Rotary. Ora, in questa edizione Viella a cura di Azzarra e Gasparri in realtà ci sono tutte le leggi dei Longobardi. Perché? Perché nello stesso Rotary, nel suo editto, fa presente come questo sia suscettibile di aggiunte e modifiche da parte dei re che lo seguiranno, e in effetti questo succederà. Vedremo magari in altri appuntamenti di questa nuova serie sulle biografie longobarde altri di questi re, il più noto, il più famoso, quello che è passato alla storia come il re che ha portato al massimo splendore il regno longobardo, è ad esempio Liutprando. Resta il fatto che il nocciolo originale è l'editto di Rotary. Perché l'ho definito una mossa politica? Beh, perché molto probabilmente dietro l'intenzione di creare una legge per i Longobardi c'era anche quella di cementare ulteriormente la tenuta del potere regio. Ricordiamo che a livello cronologico non siamo molto distanti dagli anni confusionari dell'anarchia ducale, dalla successione di diversi re. C'era quindi la necessità di continuare in quel percorso iniziato con Autari e poi con Agilulfo e parzialmente col loro successore. Bisognava quindi proseguire in questo percorso di rafforzamento del potere regio. Un ottimo rafforzamento è chiaramente quello di concordare le regole con tutto il regno. Una caratteristica peculiare dell'editto di Rotary è che riguarda inizialmente i soli Longobardi. Ai Romani viene lasciata la gestione in base al loro diritto, anche se molto probabilmente poi quando, come abbiamo già visto in altri video sulle origini dei Longobardi, la popolazione della penisola italica finirà per fondersi e non essere più etnicamente separata, ecco che in molti contesti, come ho già ripetuto più volte, soprattutto i nobili andranno a definirsi sempre di legge longobarda. Quindi piano piano l'editto di Rotary con le sue successive aggiunte andrà a raggiungere una popolazione più vasta di quella inizialmente pensata, ma all'inizio è una legge per i Longobardi. È una legge che si occupa, guarda caso, delle pene per chi offenda o attenti alla vita del re, ma si occupa anche di proprietà privata, di agricoltura, di caccia, di diritto civile, di rapporti sociali fra uomini, donne, liberi, schiavi, di liberazione degli schiavi. Cerca cioè di toccare un po' tutti gli argomenti della vita dei Longobardi, e viene esplicitamente fatto presente come sia un tentativo di trascrivere quelle che erano le cavar fide, cioè le consuetudini del popolo, fino ad allora tramandate oralmente e probabilmente con diverse varianti locali. Una caratteristica ulteriore di questa raccolta di leggi è che, a differenza delle leggi romane che discendevano direttamente dall'autorità dell'imperatore, nel caso del re longobardo sono in realtà raccolte dal re e da chi per lui, ma rappresentano la volontà, la consuetudine del popolo e l'approvazione dei notabili di quello che era appunto una volta nella fase tribale il Geirettings, cioè l'assemblea degli uomini liberi in armi. Abbiamo quindi una legge di popolo trascritta da un re che la vuole utilizzare come strumento di rafforzamento della sua stessa autorità regia. L'editto viene pubblicato nel novembre del 643 e nello stesso editto, oltre a venir citato il fatto appunto che possa essere completato e rivisto dai re successivi, viene anche fatto presente come una copia verrà conservata nel palazzo di Pavia proprio come fonte primaria della legge per tutto il regno. Questa quindi è la figura, in chiave molto riassuntiva e sintetica, di Rotary, di sua moglie Gundenberga e dei loro complicati rapporti dinastici e dell'energico regno di Rotary. Vi lascio con una nota di colore. Secondo alcune fonti, non tutte, fra i figli del duca Garibaldo ci sarebbe stata, oltre a Teodolinda e al duca d'Asti, anche Romilda.
Romilda altro non sarebbe che la famosa duchessa, del Ducato del Friuli, la stessa che regnerà in concomitanza con la sortita avara dell'inizio del VII secolo e che è passata alla storia per aver aperto le porte della città invaghitasi del Khan avaro e aver portato disgrazia sul popolo ed essere poi stata impalata dal Khan stesso. Questa è una storia per un altro momento, ma appunto per chiudere tutto questo complesso rapporto di dinastie, di correlazioni e di rapporti che, devo ammettere, suonano un pochino alla Game of Thrones, c'è anche questa ipotesi, cioè che in questo complesso albero genealogico che si risaliva appunto fino al re Uaco della famiglia dei Letingi ci fosse fra i suoi discendenti anche Romilda, la figura che poi avrebbe gettato più discredito su tutto il ducato longobardo del Friuli, ma che avrebbe anche dato la luce a quel Grimoaldo che poi tanto avrebbe avuto da dire e da fare nel regno negli anni da lì a venire. Bene, speriamo che il video vi interessi. Vi ricordo che trovate sempre in descrizione un po' di bibliografia per approfondire, trovate anche i link a Patreon e agli abbonamenti al canale. Ci vediamo presto e mandi!